Il video di oggi sarà un po' particolare. Non esploreremo paradisi naturali o terre lontane. Questa è una storia che lega due mondi in contrasto tra di loro, che però continuano a coesistere. Di due vicini di casa che non si parlano. È la storia di una capitale europea che ha al suo interno un quartiere autogestito che si è dichiarato indipendente. È la contrapposizione tra una città all'avanguardia ed una sua via in cui esiste un mercato di droga a cielo aperto. È una combinazione di precarietà, di contrapposizioni, di elementi discordanti e di come l'incertezza sia l'unica certezza. Le carte in tavola sono nuovamente cambiate ad inizio 2024. Questa storia nasce in Danimarca, ormai più di 50 anni fa, ed è la storia di Christiania, città indipendente all'interno di Copenaghen. Our Discovery Travel è il nostro viaggio alla ricerca delle cose autentiche della vita. Amiamo viaggiare e fermarci ad ascoltare le storie incredibili delle persone che incontriamo durante il nostro cammino. L'obiettivo principale è scoprire il mondo e scoprire un po' anche noi stessi, e lo facciamo anche tramite lo sport e ponendoci sempre nuovi obiettivi. Vogliamo lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e per farlo portiamo avanti i nostri progetti di sostenibilità e riforestazione. Mettetevi comodi che inizia il nostro viaggio alla scoperta. Ma come fa una città all'avanguardia, attiva sulla sostenibilità, sull'utilizzo delle biciclette, così famosa per il design, per l'arte e con una profondissima cultura culinaria, permettere che al suo interno ci sia una situazione di degrado e di vendita di stupefacenti? Devo subito dire che questo viaggio e questa storia mi hanno lasciato con molte più perplessità che soluzioni. Ma probabilmente le stesse cose che sono inconciliabili e contrastanti nella mia testa lo sono anche tra i due attori in gioco. Ma andiamo con ordine. Christiania è uno dei luoghi più visitati di tutta la Danimarca. Varcato il suo ingresso, non è assolutamente difficile accorgersi che si sta entrando in un luogo completamente diverso dal resto della città. I viali ed i giardini curatissimi lasciano spazio ad una natura disordinata. Le strade pulite ed asfaltate diventano ciottolati lasciati un po' loro stessi, ed i pulitissimi palazzi del centro si trasformano nella tela su cui gli artisti di strada liberano la loro creatività. Ma partiamo dalla storia. Venne fondata nel 1971 da un gruppo di hippie che occuparono una ex base militare che copriva una vasta area. Tutto iniziò a causa di una grave crisi abitativa che colpì Copenaghen. Molti giovani, non riuscendo a trovare casa, decisero di appropriarsi di un'area che era stata abbandonata, ma comunque di proprietà dello Stato. Venne così creata la società libera, senza leggi né sistemi giuridici. Ogni individuo poteva fare quello che voleva, a patto che rispettasse la comunità. In pochissimo tempo si riempì di persone e divennero poi semplicemente troppe per permettere alla polizia di liberare nuovamente il quartiere. I primi tempi non furono affatto facili. Dagli anni 70 agli anni 90 ci furono continui scontri col governo, ed i problemi non furono solo per far riconoscere la propria indipendenza, ma soprattutto di carattere organizzativo. Di che cosa potevano vivere? Come gestirsi? Come scaldarsi? Si leggono lettere di abitanti che non avevano altri mezzi per affrontare i rigidi inverni se non bruciando un po' di legna o un po' di carbone. Le leggi sono chiare: non sono ammesse macchine, nessun limite alla propria libertà, massimo rispetto per la comunità, e tutte le droghe leggere sono legali. C'è un famoso murales che conferma questa ultima legge, dove un pugno rompe una siringa. Attualmente ci sono circa 1000 residenti e la loro autogestione avviene tramite una fondazione chiamata Freetown Christiania Foundation. L'area è suddivisa in 15 zone, ognuna delle quali ha massima autonomia. Tutte le decisioni vengono prese convocando delle riunioni comuni. Viene deciso proprio tutto, dagli interventi edilizi all'approvazione di nuovi inquilini, all'organizzazione di particolari eventi. Se non ci dovesse essere consenso, viene richiesta una riunione generale aperta a tutti gli abitanti delle 15 aree. La bandiera è rossa con 3 puntini gialli e non ha un gran significato simbolico, siccome rappresentano i 3 puntini sulle 3 i della parola Christiania. Dagli anni 70 c'è sempre stato un braccio di ferro con il governo. Ci sono stati dei periodi di maggiori restrizioni o concessioni, a seconda dei governi in carica che si sono susseguiti. Christiania è da sempre un simbolo di grande ribellione e si trova anche in una posizione che lo ricorda costantemente alle istituzioni. Dista solo un ponte dal Parlamento e dal Palazzo della Borsa. La sua posizione, inoltre, risulta in una zona centrale della città. Questo la rende molto interessante anche per gli investitori del mercato immobiliare.
Sta comunque continuando un processo di normalizzazione di questa realtà. Nel 2011 lo Stato aveva offerto alla comunità di comprare l'area per un valore irrisorio di 12 milioni di euro. Allo stesso tempo Cristiania ha dovuto sottomettersi negli anni ad una serie di leggi, come il pagamento delle tasse per le sue attività commerciali, come pub o bar, e a dei controlli periodici degli enti di vigilanza. Fino a questo punto, la storia di Cristiania potrebbe ancora essere una nota di estro e di colore in una città ordinata come Copenaghen, ma ciò che risulta davvero difficile da comprendere è la Pusher Street. La Pusher Street è una strada divenuta ormai celebre dove non è possibile scattare foto e video, dove si cammina in mezzo a dei banchetti gestiti da degli spacciatori incappucciati e dove è possibile comprare marijuana e hashish alla luce del sole. Si stima che ogni anno a Pusher Street confluiscano 140 milioni di euro in droghe. E qui nascono le sensazioni contrastanti. Mentre la visitavo mi sono chiesto come potesse esistere un posto dove i turisti camminano in mezzo ad una piazza di spaccio, controllati a vista da delle bande criminali per non registrare foto e video, in una situazione di assoluto degrado, il tutto sotto gli occhi delle istituzioni. Il tema della droga è molto complesso. Agli inizi Cristiania era nata come una comunità che semplicemente legalizzava le droghe leggere. Negli ultimi anni invece c'è stata la deriva dove si è creato un vero e proprio mercato gestito da delle bande. Questi gruppi inoltre si fanno la guerra per il controllo del territorio. L'ultimo grave episodio è avvenuto nel 2023 con una sparatoria che ha causato un morto e 4 feriti. Cristiania, prima di aprire dubbi sulla legalizzazione delle droghe, ha sollevato importanti temi sul diritto internazionale. Infatti, la sua esistenza ha letteralmente cancellato il contratto sociale che offre protezione ai cittadini, avendo in cambio il rispetto delle regole del sistema. Ha aperto questioni sulla fiducia cittadino-governo, sull'appropriazione indebita, sull'evasione fiscale e soprattutto pone un forte interrogativo sulla legalizzazione delle droghe leggere. Ma di recente, ad aprile 2024, la popolazione locale ha voluto smantellare letteralmente la famosa Pusher Street. Infatti gli abitanti si sono uniti ed in accordo con il governo danese hanno rimosso i sanpietrini che erano un po' il simbolo di quella strada dello spaccio. Con questo gesto vogliono liberare la loro comunità dalle bande. I cittadini hanno così detto basta alla violenza che stava aumentando negli ultimi anni. L'obiettivo è ridare un nuovo volto al quartiere, non più come un'area di spaccio, ma come un simbolo di libertà e come un centro artistico. Sicuramente quello che è accaduto in questi giorni avrà delle ripercussioni su questa realtà che ormai è incerta dal 1971 sul suo futuro. Le bande allontanate dal quartiere cercheranno nuove piazze di spaccio in giro per la città o cercheranno di ritornare. Ci saranno sempre pressioni a livello governativo e si continuerà a cercare una quadra ad una situazione che è oggettivamente un cortocircuito della nostra società. Se questa storia vi ha fatto venire qualche pensiero o qualche dubbio, scrivetemelo nei commenti. Come detto ad inizio video, questa storia mi ha lasciato molti più interrogativi che certezze. Questa è Our Discovery Travel. Ci vediamo al prossimo viaggio e alla prossima storia.